Benvenuti o bentornati sul canale. Il titolo ovviamente è provocatorio, volutamente provocatorio. Chi mi segue da tempo sa bene che io lo dico da sempre, insomma, Gibson e Fender sono due grandissime aziende che hanno fatto la storia della chitarra e del basso, sia elettrico che acustico, sia elettriche che acustiche anche le chitarre. Comunque, volevo sempre ricordare che questo mio canale punta al sodo. La cosa a cui io tengo di più e che voglio, che anche vorrei che anche voi teneste di più, è il rapporto qualità-prezzo di uno strumento, senza andare a guardare quello che c'è sulla paletta, che indubbiamente è quello che ci fa pagare il doppio il suddetto strumento. Io non ho assolutamente nulla contro Fender e Gibson, ce l'ho con chi se le compra. No, scherzo. Sono chitarre ottime, stupende, però costano molto più di quello che offrono. Il rapporto qualità-prezzo è assolutamente sbilanciato. Ci sono chitarre che costano la metà e che suonano uguali, se non meglio. Ecco, quello che mi interessa comunicarvi non è un odio verso Fender e Gibson, ma un ragionamento da fare. Cioè, la qualità-prezzo deve essere la prima cosa che un acquirente deve guardare quando compra una chitarra o un basso o qualunque strumento, ma anche una macchina, anche un televisore. Cioè, si va a guardare quello, non la marca, non il logo sulla paletta. Per cui vabbè, scusatemi questo sfogo, ma ero veramente stanco di vedere recensioni su YouTube dove questi poveri youtuber cercavano di dire no, beh, ma è buona la Fender Standard. In ogni caso una Fender che conviene, non conviene un cacchio, scusate, ma non conviene un cacchio. Ecco, per cui ho cercato anche di dimostrarlo paragonandola a due marche famose, ma ce ne sono anche altre che fanno ottime chitarre a prezzi decisamente inferiori. Ma mi riaggancio al discorso delle Fender Standard che sono appena uscite e che stanno creando un putiferio in tutto su YouTube, in tutto il mondo, insomma, perché sono chitarre che costano quasi 600 euro e anzi costano 600 euro quelle, diciamo, con l'humbucker e i due single coil. E come rapporto qualità-prezzo siamo veramente a livelli di presa per il culo. Scusatemi ragazzi, ma io con Fender non ce l'ho mai avuta tanto come ce l'avevo e ce l'ho con Gibson, perché le Gibson sono assolutamente spropositate, hanno un prezzo assolutamente assurdo. E dopo ci torno perché ho avuto una Gibson, però queste Fender Standard hanno delle caratteristiche che chitarre come, non so, una Harley Benton o una Jet superano e costano meno della metà. Andiamo a vedere questa cosa della Fender Standard, le sue caratteristiche. Il corpo in pioppo, lo leggo perché non voglio fare errori. Il manico in acero, profilo modern, sì vabbè, tastiera in alloro indiano, 600 euro di chitarra, comunque ci sta, l'alloro indiano non è male. Raggio 9,5, ok, classico Fender, tasti 21, capotasto esagonale, capotasto delle corde. Sto leggendo le caratteristiche di strumentimusicali.net. Il capotasto è in micarta, che è un'amalgama di carta e fibre plastiche sintetiche, insomma non è nemmeno in osso, non è nemmeno un Tusk, non è un Graphtec, è un capotasto in micarta. Ecco, il pick up sono due single coil e un humbucker Fender ovviamente, e questi si spera siano buoni e lo sono assolutamente. Tremolo standard a due punti, ok, battipenna, manopole, meccaniche Fender classiche standard, nulla di più. Cioè voi pagate 600 euro una chitarra
così, che è ottimamente costruita, non dico niente, ci sono un sacco di video che la paragonano, dicono che è una Squier Classic Vibe col marchio Fender sulla paletta, non è proprio così, però siamo lì, insomma la Squier Classic Vibe costa 400 euro, alcune anche meno, e in ogni caso questo conferma quello che io dico da sempre: pagate il logo sulla paletta. E Gibson è ancora peggio. Io ho avuto la Gibson Tribute, Les Paul Tribute, che era un'ottima chitarra, suonava veramente bene, era la Gibson diciamo più economica, costava quando l'ho presa io 1200 euro e aveva tutto, insomma, quello era una Gibson Les Paul standard o custom senza fronzoli, cioè senza la finitura poliuretanica e tante altre cose, binding e via dicendo, però suonava veramente bene. In ogni caso non valeva 1200 euro, così come una standard o una custom non valgono 2000 euro, 3000 euro, non le valgono, perché anche lì ci sono chitarre equivalenti che costano meno di 1000 euro o addirittura ancora meno, ma diciamo stiamo sui 1000 euro e hai una qualità paragonabile se non migliore. Questa Fender Standard voglio paragonarla alla Harley Benton ST Modern Plus e alla Jet JS40, se non ricordo male, 480, dopo vediamo bene comunque e vi faccio vedere, cioè non voglio inventarmi nulla, andiamo a vedere. Partiamo con la Jet. Ecco qui la Jet JS480, è un prodotto di media gamma della Jet, mi sembra che venga 414 euro, insomma sui 400 euro. Cosa vi offre? Adesso vediamo. Materiale in pioppo tostato, materiale del manico acero canadese tostato, per cui già lì siamo oltre il classico acero Fender. Il modem sì, raggio tastiera 9,5 uguale identico, scusate. Materiale del capotasto osso, non è cos'era l'altro, non ricordo neanche più il nome. Ecco, accordatori, vabbè, qua li chiamano così, hanno le meccaniche autobloccanti, cosa ci vuole? Insomma, pick up, un humbucker e due single coil Alnico 5, per cui non sono ceramici, scusate, 414 euro. Qui avete una chitarra dalle caratteristiche superiori a meno prezzo, 200 euro in meno, anche di più, perché non ricordo male costano 600 e qualcosa quelle con l'humbucker della Fender Standard. Quelle 3 single coil costano un pochino meno, però neanche tanto, insomma, per cui anche la Jet offre veramente un rapporto qualità-prezzo sbalorditivo. Se questa Jet avesse scritto Fender sulla paletta con le stesse identiche caratteristiche la pagavate 800, ma che 800, anche di più, 1000 euro, perché è così purtroppo. Ma quello che a me fa innervosire è che c'è tanta gente che vede scritto Fender e compra, basta. Cioè, perché c'è la rivendibilità e tutte ste puttanate, ma se vi comprate una chitarra è perché vi piace, perché la volete, non perché pensate che dovete rivenderla, ma che non lo so, vabbè, lasciamo perdere. Passiamo ora alla Harley Benton, sempre con le mie note. Harley Benton, che vediamo qui, eccola qua. Harley Benton, corpo in ontano americano. Allora, manico in acero fiammato canadese tostato, veramente dei manici favolosi. Meccaniche autobloccanti, capotasto in grafite, cioè, ecco, e Trussrod, ok, pick up, un humbucker Tesla, gli humbucker Tesla sono ottimi, ve lo posso assicurare, e due single coil Tesla, sì, tutti Alnico 5, ecco, push pull per l'humbucker ovviamente,
non mi ricordo se la Fender ha il push pull, andiamo a vedere un attimo. La Fender pickup single, no, qua non c'è scritto, ma penso che ce l'abbia anche la Fender, perché sennò veramente ci prende per il culo. Su strumentimusicali.net hanno messo un'unica descrizione sia per i 3 single coil che per l'humbucker, non hanno cambiato. Infatti sulle chitarre col manico in acero scrivono tastiera in alloro, dovrebbero stare un pelino più attenti. Comunque ecco, anche Harley Benton surclass come qualità veramente queste Fender standard, e costa 400 euro. Poi le versioni con il top in acero costano 450 euro. In ogni caso 250-300 euro meno delle Fender standard, e vi assicuro qui avete una chitarra assolutamente migliore. Per cui andiamo a finirla con questa cosa. Non voglio adesso fare un video lungo 10 ore, però insomma questa cosa di che questi marchi, ma non solo loro, c'è anche la Sur, c'è anche la Heritage fa chitarre favolose, ma le paghi un botto di soldi, probabilmente sono anche migliori della Gibson. Ma ci sono marchi come, non so, Tokai, o adesso non mi viene in mente, ma ci sono molti marchi che fanno chitarre assolutamente buonissime a prezzi, non so, la Sire fa delle chitarre stupende assolutamente, e costano meno, costano molto meno, e stanno veramente salendo anche come considerazione in tutto il mondo, per cui una Sire non sarà mai difficilmente rivendibile, ma neanche una Harley Benton con queste caratteristiche. Posso assicurarvi che ne ho avute parecchie Harley Benton e le ho sempre vendute, veramente in un giorno o due le ho vendute. Scusate questo piccolo sfogo, ma è un dialogo che probabilmente continueremo nei commenti, e vi invito a farli con le vostre idee, e non ditemi le solite banalità, ma quando hai in mano una Gibson senti che c'è qualcosa. Non c'è niente di diverso, lasciate perdere. Sia le Fender che le Gibson ne ho avute parecchie posso assicurarvi che avere una Fender o avere una Jet, la sensazione che si ha è quella. Smettetela con queste banalità. Va bene, restiamo in ogni caso con dei toni civili e rispettosi, ecco, per cui so bene che mi attirerò le ire di questi estimatori di questi due grandi marchi, che ripeto ancora io ammiro, perché sono la storia della musica, però non l'ammiro il fatto che insomma prendono in giro tutti, ecco, per cui, ma tutti, è una questione di mercato. Finché la gente abbocca, loro chiaramente lanciano l'amo. Va bene, finiamola qui per oggi. Mi sembra di aver già messo molta carne sul fuoco, e ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie.